Lo scorso 10 settembre Charlie Kirk ha perso la vita e oggi in questo video vorrei cercare di analizzare insieme a voi in che modo dialogava. Bisogna subito fare una distinzione tra ciò che diceva e il modo in cui lo faceva. In questo video cercherò più di parlare del modo in cui lo faceva, ma avendo poi recuperato molte delle sue interviste, che tra l'altro vengono consigliate spesso su YouTube, sono diventate in molti casi virali, direi che per la maggior parte, anzi siamo forse a un 99,9%, sono contrario a tutto ciò che diceva, ma ovviamente mi incuriosisce, come molto spesso accade, il modo in cui questi personaggi parlano, e nel suo caso specifico ho notato tantissimo carisma, una preparazione molto mirata e quindi per forza di cose anche limitata, ma un modo di parlare che molto spesso appare, almeno ai miei occhi, subdolo, e proprio per questo volevo analizzare un video con voi. È un video che ho trovato su YouTube in cui un conservatore, nello specifico Charlie Kirk, affronta 25 studenti universitari. Il format si basa su lui che si siede e che ha davanti un posto, una sedia libera. Una volta suonato il gong, gli studenti possono correre alla sedia e il primo che si siede può rispondere a una delle sue affermazioni. My first prompt is, abortion is murder and should be illegal. La sua prima affermazione è questa: l'aborto è un omicidio e dovrebbe essere illegale. E vediamo subito come si pone di fronte alle prime due studentesse che cercheranno di dire la loro opponendosi a questa affermazione, ritenendola sbagliata e soprattutto falsa. Prima cosa da mettere subito in evidenza è che lui dice subito di chiarire le proprie definizioni, ovvero inizia partendo dall'inizio dicendo che cos'è l'aborto, poi successivamente immagino che dirà che cos'è un omicidio e poi chiuderà il ragionamento dicendo che se l'aborto è questa cosa, l'omicidio è quest'altra, allora abortire è uccidere. We get our terms right first? Yeah. Okay, abortion is the forcible ending of the viability of a being in utero, otherwise known as a fetus. Do we agree that's what abortion is? Okay, yeah. Okay, great. And then murder is the intentional taking of life, different than killing or sudden death. So murder would be the intent, with intent, taking another life. Do we agree with that? Okay. Okay, and then we agree that murder in general in society should be illegal. Yeah. Okay, great. Chiedo ogni volta se lei è d'accordo e lei non si sta accorgendo che la sta per fregare, poi aggiunge che siamo d'accordo che le uccisioni, gli omicidi nella società dovrebbero essere illegali e lui dice giustamente Okay, great. So yeah, no, ok, perfetto, perché ha chiuso un sillogismo e come vedremo queste sono due delle tecniche che utilizza più spesso, ovvero chiedere definizioni o definire e poi agire di sillogismi, ma analizzeremo entrambe le cose tra pochissimo. Una bella dinamica di questo format è che quando gli altri alzano la bandiera per aria, se si supera la metà dei partecipanti, degli studenti, l'interlocutore deve cambiare. La prima ragazza fa un discorso un po' sconclusionato, non si capisce bene da che parte sta e quindi la cambiano, la seconda arriva molto più agguerrita e ci interessa molto come gli risponderà Charlie. Okay, can I just ask, at how many weeks do you think that a fetus is viable? Qui gli fa subito una domanda, questa volta è lei a cominciare, lui dà per scontato che quello che ha detto prima valga ancora, ma in realtà con questa ragazza non funzionerà e gli chiede subito da quante settimane in poi il feto può sopravvivere. Well, viability and moral worth are two different things. No. E qui lui risponde con una risposta che non c'entra niente con la domanda, ovvero la sopravvivenza e il valore morale sono due cose diverse e come vedrete questa cosa qui accadrà molto spesso. Lui fa due domande e richiede dall'interlocutore delle risposte precise, altrimenti lo mette subito in evidenza, ma se gli vengono fatte a lui svia, mettendo poi molto spesso la questione su un piano spirituale molto legato alla religione, che in questo caso però nessuno ha citato. Ma andiamo avanti, vediamo come gli risponde la ragazza. You think At a about fetus is 20 viable? weeks, a baby can survive outside of utero. So it's actually 24 to 26 Well, it's weeks? 20. Torna questa volta la ragazza sulla domanda e lui risponde circa 20 settimane. Lei più specificatamente dice dalle 20 alle 26 e lui subito puntiglioso dice che in realtà c'è un caso nella storia di 20 settimane. E perché lo fa? Perché a lui serve dimostrare che il feto ha una coscienza, un'identità e la capacità di sopravvivenza e quindi l'aborto dovrebbe essere evitato dal prima possibile. Ecco perché lui si sofferma in un caso specifico che ovviamente, essendo uno nella campagna Gauss, gli estremi andrebbero tolti, non serve, andrebbe scartato dal discorso generale, però lui ci si sofferma dimostrando però con molto carisma, questo non gli va detto e quindi lo ritroviamo sempre, una coscienza dei dati però sempre, come vi ho detto all'inizio, molto limitata agli argomenti che gli interessano e soprattutto alle argomentazioni che vuole fare. The youngest ever in a NICU unit actually happened in San Diego, not far from here, and survived at 20 weeks. Okay, so under Roe v. Wade, 93% of abortions happened in the first 13 weeks of pregnancy.
That's 93% of the abortions happened well before a fetus is technically viable For as sure. a form So of let- life. Lei gli porta un dato statistico in cui dice che all'incirca alle 24 settimane il feto inizia a poter sopravvivere, e quindi, dato che il 93% degli aborti avviene nelle prime 13 settimane, lei dice che la sua argomentazione è fallace. Let's go into viability. E qui lui scarta l'argomentazione statistica, quindi scientifica, e va a riprendere un concetto che, essendo molto più filosofico, ovvero la sopravvivenza, viability, la capacità di sopravvivere, può essere definito in tanti modi, e vedremo come lui cercherà di riportare la palla dalla sua parte. What is it about, let's say, a 6-week baby that has a heartbeat, its own DNA, fingerprint, brainwaves, that is less moral worth than an 88-year-old right now with dementia in a home down the street? Dove sta il problema? Il problema è che il suo esempio è un caso limite. Nel caso specifico, lui dice: qual è la differenza tra un bambino di 6 settimane che ha impronta digitale, battito cardiaco, da un punto di vista della sopravvivenza, e un vecchio di 88 anni affetto da demenza? Entrambi necessitano di assistenti e di assistenza. Why is it that the 6-week baby is of less moral worth? Well, first of all, it's not a baby, it's a fetus. Lei risponde subito che non è un bambino ma è un feto, e qui troviamo uno dei più grandi scivoloni secondo me di tutta la discussione, perché sentite come gli risponde lui. What does fetus mean? Che cosa significa feto? A fetus is in utero. Lei risponde che il feto è ciò che si trova nell'utero nel momento in cui c'è la gravidanza, What does fetus mean in Latin? e lui What the I'm sorry, it's E lui gli dice che cosa significa feto in latino. Allora, a parte che ci sono infinite parole latine che nel tempo hanno completamente perso il loro significato. Vi faccio un esempio: se io dico villanus, a un tempo nel tempo dei latini erano i villani, erano coloro che vivevano nelle ville, oppure gli agricoltori che appunto abitavano a loro volta nelle ville, no? Nelle zone delle case agricole. Oggigiorno villano significa tutt'altro: una persona rozza, una persona maleducata, no? Qualcuno che si comporta in modo grezzo. Quindi giustamente lei risponde: ma che cazzo c'entra? It means little human being. E lui dice, con questo sorriso che sfida anche Joker, significa little human being, piccolo essere vivente. Allora, qui facciamo del fact checking, e addirittura mi sono dovuto scalare la mia biblioteca e andare a riprendere il mio epico e leggendario dizionario di latino che mi accompagna dal liceo, mi ha accompagnato alla triennale, e dato che fetus è un sostantivo di quarta, sono andato a cercare, poteva essere il secondo di quarta, sono andato a cercarlo e vediamo che cosa dice. Lui dice che significa piccolo essere vivente, no? Little human beings, piccolo umano. In realtà dice generazione, parto, atto del procreare. Andiamo avanti, il deporre uova, andiamo avanti, generazione, produzione, parto, prole appena generata, piccolo nato. Poi andiamo avanti, possiamo trovare frutto, figlio, germogli e figuratamente produzione o creazione. È uno, come al solito, e poi avrete capito qual è il suo iter, dei tanti significati che però lui prende e con carisma, citando il fatto che lui conosce il latino, restituisce dicendo che è la verità, quando in realtà non lo è. E poi ci regala questo splendido sorriso che lei definisce un po' creepy. His smile is very creepy. Okay, Smiling is creepy. E lui gli dice: ah, quindi sorridere è creepy? E lei dice: no, your smile specifically. Got it. no, No, your smile. il tuo What? sorriso è creepy, quindi spaventoso, un po' strano, un po' cringe. Di nuovo, guardate come gioca con le parole. Ah, quindi sorridere? No, io ho detto che il tuo sorriso. What species is the fetus? E qui gli fa un'altra domanda: che specie è il feto? Qui è una domanda a trabocchetto di nuovo, perché ogni feto è appartenente alla specie di cui appartengono i suoi genitori, cioè un feto umano appartiene alla specie Homo sapiens, un feto di un cane appartiene alla specie dei cani. The fetus is not a species yet. It's technically classified as a parasite. E lei qui risponde in modo diverso, dicendo che il feto ancora non appartiene a una specie, ma è definito come un parassita. Qua lei in realtà dà una definizione sbagliata, perché il parassita, come poi definirà anche lei tra poco, è qualcosa di diverso da un feto, ma ve lo spiego tra pochissimo. The fetus is not a species yet. It's technically classified as a parasite until it is wow. viable. So, now, I want to talk to you about something very quickly. I can't let you get past that. Are you I'm sorry. saying a baby is a disease or a tumor? Stop. Lei dice: il feto può essere definito tecnicamente come un parassita. E ora lei definirà che cos'è un parassita. E ve lo definirò anch'io. Ma lui dice: no, non posso farti andare avanti. Hai appena detto che un feto è una malattia, un tumore?
Ma quando mai? Infatti ora lei gli risponde dicendo cosa intende con parassita, cosa si intende. A parasite is not a disease and a tumor. Those are not the same thing. A parasite- parasite is defined as something that cannot survive outside of its host. E dice che il parassita è qualcosa che non può sopravvivere al di fuori del suo host, della persona che abita. E l'accostamento è un po' ardito perché sì, il parassita è qualcosa che vive a discapito di un altro, nel caso specifico di un ospite, ma la caratteristica del parassita è quella di appartenere sempre a una specie diversa dall'oste che lo contiene. Quindi un feto, dato che appartiene a una specie umana, non è un parassita. E poi va aggiunto anche che la gravidanza è una strategia riproduttiva e quindi c'è un rapporto tra la madre e il figlio o la figlia che è di cooperazione per far sopravvivere la specie. E quindi l'esempio tra feto e parassita è sbagliato, ma comunque le argomentazioni che sta portando avanti Charlie sono ancora più erronee, perché lei definisce in modo sbagliato qualcosa, ma lui addirittura le mette in bocca parole che non ha detto e lo fa di nuovo con un atteggiamento che cerca di dimostrare sempre con tutta la forza che ha e con il carisma che lei è nel torto e che lui ha ragione. A baby, before it is viable, cannot survive outside of a woman's womb. Got it. So let's Therefore, extrapolate that. It is not a living organism. Are old people with Alzheimer's and dementia that are being assisted every day, are they parasites? No, they're not parasites. They're human beings who are on the brink of death. Got it. So They're not going to be my able to survive. 4-month-old that requires mom's breast milk and requires daily changes and feedings cannot survive without its own. Is my 4-month-old a parasite? Qui sta facendo un altro esempio, sta chiedendo se le persone anziane affette da demenza, che sono sempre assistite da qualcuno, sta chiedendo se sono dei parassiti e lei dice di no, che non sono parassiti perché sono esseri umani che stanno per morire, che stanno avvicinando alla morte, che quindi vivono un peggioramento della propria salute. E poi, come fa sempre, aggiunge una seconda premessa a quella principale, ritornando su qualcosa che aveva già accennato, cioè se un vecchio con la demenza ha bisogno di aiuto e ha bisogno di aiuto anche un bambino piccolo, qual è la differenza tra i due? Sono entrambi dei parassiti? E questo qui è esattamente un sillogismo che lui utilizza tantissimo, ovvero premette qualcosa, ne aggiunge un'altra premessa e poi conclude. Però qual è la differenza tra qualcosa di vero e un sillogismo vero e un sillogismo e basta? La differenza sta nel fatto che la verità di un sillogismo dipende solo dalla sua veridicità logica. Vi faccio due esempi. Io posso dire tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. E questo qui ci appare come una verità. Ma il sillogismo sarebbe comunque ritenuto vero come tale, come ragionamento a sé, anche se io tra le premesse aggiungessi qualcosa che in realtà non è vero. Il sillogismo varrebbe comunque. Cioè, se io dico che il treno fuma e poi aggiungo che Gianni è un treno e che quindi Gianni fuma, in realtà dico un sillogismo che può essere ritenuto vero, ma in realtà non lo è. E questa cosa qui è una tecnica che lui utilizza molto spesso, se non praticamente sempre. Questi sono solamente due esempi. Troviamo a volte degli interlocutori molto più irrazionali, molto più irascibili, che per lui sono anche molto più semplici da scansare, le sue risposte sono molto più precise, acute, e quindi la situazione cambia molto. Però di norma, anche nel momento in cui si ritrova di fronte a delle affermazioni più o meno vere, più o meno giuste, come sono poi in tutti i casi, vedete che gli artifizi retorici che utilizzava erano sempre, almeno a mio avviso, un po' subdoli. Questa è una semplice analisi che mi andava di fare. Ovviamente da questa storia sarà una banalità che hanno detto in molti, ma secondo me l'unica cosa che deve rimanere e che deve emergere è il fatto che si può dialogare di tutto senza, anche sbagliando, anche con metodi appunto, come abbiamo capito, particolari, complessi e qualche volta un po' distorti o sinistri, ma allo stesso tempo secondo me è importantissimo mantenere la possibilità di farlo, cioè veramente il diritto di parola e la possibilità di farlo in tutti i modi. Per quanto poi cito anche una frase di Jordan Peterson: a volte anche per essere liberi di parlare e di pensare si deve anche rischiare di offendere qualcuno, e quello ci sta, e gli offesi giustamente possono rispondere a loro volta, ma secondo me la risposta non deve essere mai violenta come è stata quella che abbiamo visto per Charlie Kirk. Spero che sia stato un esperimento che vi sia piaciuto. Nel canale trovate altri video simili e per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.